The economies of Latin America and the Caribbean have been hit particularly hard by the COVID-19 pandemic. Esa proclama es patria o muerte. Signe le traité. We vote by roll call, the vote is open. Come avrete visto dall'ultimo video, mi trovo in Argentina. Qui, nelle ultime settimane, il dibattito politico è molto acceso, in vista delle elezioni presidenziali. Perciò ho iniziato a documentarmi sulla storia geopolitica di questo paese e, da bravo europeo, mi sono posto una domanda. Ma se l'Unione Europea è un esempio di cooperazione e integrazione internazionale, perché il Sud America non ha intrapreso la stessa strada? Beh, innanzitutto dobbiamo soffermarci sulle differenze sostanziali che caratterizzano queste due regioni. L'Unione Europea nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'obiettivo di garantire stabilità politica e sociale, ma soprattutto pace. Sia la prima che la Seconda Guerra Mondiale scoppiarono per la contrapposizione tra due grandi paesi europei, la Francia e la Germania. La Valle del Reno, che segna il confine, è ricca di ferro e carbone, due materie prime essenziali sul piano militare. Insomma, Francia e Germania si fanno la guerra non solo sulle spinte nazionalistiche, ma perché controllare queste due regioni di confine, la Saar e la Ruhr, voleva dire essere più forti sul piano militare. I padri fondatori dell'Unione Europea capiscono che condividere queste due materie prime eliminava il motivo principale per farsi la guerra. Così nasce la CECA, Comunità Europea Acciaio e Carbone. Al contrario, il Sud America non ha mai avuto un'occasione per ripartire tutti dallo stesso punto e ricostruire insieme le proprie nazioni con un progetto comune. Dall'ALC al Mercosur, questi sono solo alcuni dei tentativi fatti nella regione per cooperare. Tutti quanti però sono ben lontani dal dare risultati paragonabili all'Unione Europea e non sono immuni da crisi interne. Ho individuato 5 elementi principali che ostacolano l'unione tra stati in Sud America. Il Sud America è più grande di 4 volte dell'Unione Europea e il livello delle infrastrutture e dei trasporti è piuttosto basso. Nei primi anni 2000 i principali leader sudamericani hanno iniziato a cooperare per migliorare questo aspetto. Hanno perciò ideato un piano di azione che oggi prende il nome di Cosi Plan. Nel 2010 l'investimento previsto era di 52 miliardi di dollari. Secondo l'ultimo report del 2017, fino al 2016 sono stati spesi 28 miliardi di dollari per il completamento di 128 progetti. Bello, no? Peccato che ce ne siano ancora 453 in fase di progettazione. Di tutte queste promesse realizzate di cui si parla da anni, vorrei soffermarmi su una in particolare che mi ha portato con la mente e con il cuore in Italia, più precisamente sullo Stretto di Messina. Sto parlando del tunnel di Agua Negra. Un progetto ambizioso che, se realizzato, collegherebbe l'Oceano Atlantico al Pacifico tramite un tunnel di 14 km dalla provincia di San Juan, dove mi trovo io, fino alla regione portuale di Coquimbo, in Cile. Le difficoltà però non sono poche. In primis il luogo in cui andrebbe costruito, il passo di Agua Negra, un valico della Cordillera delle Ande situato a più di 4.000 metri di altitudine. Nonostante siano già state spese decine di milioni di dollari, siamo ben lontani dalla realizzazione del tunnel. Le autorità cilene hanno recentemente definito il progetto piuttosto complesso e dispendioso. Sostengono che nel corso degli anni la cifra necessaria per realizzare il progetto sia più che raddoppiata dal 1,5 miliardi di dollari previsto inizialmente. Perciò stanno valutando altri valichi, con un'altitudine non al di sopra dei 3.700 metri. Nuestra convicción, perseverancia y visión nos permiten concretar un sueño. Hoy tenemos frente a nosotros un muro de piedra. Mañana se convertirá en nuestra puerta al mondo. La seconda motivazione è direttamente collegata all'identità politica dei sudamericani. In tutti i paesi dell'America meridionale persiste un forte sentimento di sovranità nazionale. Insomma, nessuno vuole farsi dire cosa fare da qualcun altro. Un altro aspetto importante è l'oscillazione ideologica, ovvero il continuo cambio di orientamento politico. Nel corso degli ultimi decenni, infatti, nessun governo è stato in grado di governare a lungo e stabilmente. Ciò causa una forte instabilità politica, che a sua volta alimenta le oscillazioni ideologiche dei sudamericani. Tutto questo non aiuta a creare continuità di idee politiche, e ancor meno legami tra gli stati. Questa tematica è piuttosto complessa, l'ho minimizzata ai fini del video, però vi consiglio di informarvi riguardo. E infine parliamo di soldi. Nell'Unione Europea il 70% delle esportazioni è diretto ad altri paesi del blocco. In Sud America questa percentuale si abbassa al 20%. Nell'Unione Europea c'è una forte continuità dei beni, favorita dalla presenza di un grande mercato unico, che conta circa 450 milioni di consumatori. Questi, tra l'altro, godono di un potere d'acquisto maggiore rispetto al consumatore medio in Sud America. Basta considerare che lo stipendio medio in Latino America è di 350 euro,
circa 1.000 euro in meno rispetto allo stipendio medio in Italia. Il costo della vita chiaramente ne consegue. La ragione di questo scarso commercio interno nei paesi dell'America Latina è molto semplice ed è l'ultimo punto di questa lista. Gli stati dell'America meridionale hanno un'offerta esportazionale molto simile, basata principalmente su materie prime come frutta, litio, petrolio. Spero che questo video vi abbia chiarito le idee, in tal caso potreste considerare di iscrivervi. Ciao!